Il tema di questa sera è la sofferenza. Avevo già in mente di parlare di questo tema perché ultimamente diciamo che è una domanda che mi è stata posta più volte. Poi ieri sera un Triuners mi ha scritto e mi ha proprio detto che da quando ha iniziato ad utilizzare le bars gli si è un po' sbloccata questa sofferenza si è accentuata e quindi mi chiedeva un consiglio e quindi ho detto bene, cambiamo l'ordine del giorno, oggi avremmo dovuto parlare di un'altra cosa, ma ho sentito importante parlare di questa tematica e spiegare anche che cosa succede quando si inizia ad utilizzare le bars e anche per spiegare il perché non bisogna spaventarsi, ma anzi che è molto molto positivo, cioè vuol dire che proprio siamo in una fase di trasformazione. Come spesso dico, la porta per entrare in contatto con il nostro essere, con chi siamo, deve passare obbligatoriamente dalla porta del sentire. Perché deve passare dalla porta del sentire? Perché la porta del sentire è quella che noi abbiamo chiuso a doppia mandata quando, soprattutto nella nostra infanzia, poi potremmo andare ancora più indietro, ma in special modo nella nostra infanzia, abbiamo proprio chiuso nel momento in cui abbiamo vissuto dei momenti che ci hanno procurato sofferenza o situazioni della vita che ci hanno causato sofferenza. Perché? Perché il nostro corpo è molto intelligente e il nostro corpo ovviamente non vuole che noi viviamo una situazione di discomfort. Perché? Perché quando viviamo una situazione che genera sofferenza, questo provoca un assorbimento della nostra energia. Se noi soffriamo, siamo poco efficienti. Il nostro corpo funziona per ottimizzare l'utilizzo della nostra energia. Quindi quando succedono eventi emotivi al nostro interno, come fa il nostro corpo per proteggerci? Semplicemente cristallizza quell'energia, quel movimento. Il punto è che cristallizza, qua costruiamo una bella porta blindata, doppia mandata, di cui abbiamo la chiave, ma ci dimentichiamo di possederla. Con le My Energy Bars quello che avviene è che l'energia inizia a muoversi e l'energia, la microcorrente delle My Energy Bars porta a sciogliere quelle bioresistenze che il nostro corpo sa che è arrivato il momento di lasciare andare. E questa cosa può un po' destabilizzare. Perché? Perché a quel punto quell'emozione, quella sofferenza che abbiamo represso inizia ad uscire. Quindi quello che vedremo stasera è come trasformare questa energia. Il primo elemento fondamentale da comprendere è che la sofferenza è un passaggio molto spesso necessario. Ogni volta che c'è un cambiamento importante nella nostra vita, ogni volta che c'è uno schema, un nuovo schema che va a modificare uno schema precedente, uno schema atteso, questo genera sofferenza. Lo si capisce bene magari di fronte a un lutto, perché io ho una situazione in cui vivo di scambio di reciprocità con una persona e quella persona viene improvvisamente a mancare e quindi da un punto di vista energetico è proprio come se ci fosse uno strappo da noi. Quindi una fase di sofferenza è una cosa totalmente naturale. Ed è totalmente naturale fermarsi ed elaborare questo distacco. E questo cambiamento lo abbiamo anche in diversi momenti della nostra vita. Ogni volta che c'è un cambiamento radicale o un cambiamento rispetto alle nostre aspettative, quello che succede è che noi proprio da un punto di vista neurologico dobbiamo andare a rimappare il nostro cervello.
per rimappare il nostro cervello dobbiamo consumare moltissima energia. Quando il nostro corpo deve consumare tantissima energia, cosa fa? Ti mette in stand-by. Quindi da un punto di vista anche emotivo fa nascere quella che è la tristezza. Perché? Perché è un'emozione che ci obbliga a fermarci. Quando questa tristezza e questa sofferenza diventa depotenziante, quando si protrae per tanto tempo, perché a quel punto non stiamo più utilizzando l'aspetto evolutivo dell'emozione della tristezza, ma ci siamo identificati e siamo diventati dipendenti da quello stato. Ci siamo, diciamo così, convinti che quello sia il nostro stato base. Scusate solo un secondo perché mi sono accorta che una persona è entrata in un altro link in questo momento. Aspettate solo un secondo che faccio questo change, perché questa persona mi ha detto se poteva partecipare, ma io molto intelligentemente gli ho mandato un altro link, quindi adesso ho visto che è entrato ma in un'altra stanza, quindi onde evitare. Allora scusate solo un secondo. Ok, quindi risulta veramente importante comprendere che passare attraverso le nostre emozioni è un passaggio necessario, non semplice, ma necessario. E sul concetto di semplicità mi voglio fermare, perché quello che dobbiamo comprendere è che il cambiamento e il passare attraverso le nostre emozioni richiede fatica, richiede uno sforzo e a volte uno sforzo anche importante. Quello che però dobbiamo chiederci è: questo sforzo è finalizzato a un qualcosa di superiore? La risposta ve la do io, sì, perché lo sforzo di passare attraverso le nostre emozioni ci porta a entrare in contatto con le nostre, non solo con le nostre emozioni, ci porta a entrare in contatto con il nostro essere. Quindi assolutamente sì. È un po' come dire, io devo andare in palestra per migliorare la mia forma fisica, per migliorare il mio benessere fisico. Questo costa fatica? Certo. Devo impegnarmi, uscire di casa, andare in palestra, iniziare a fare sport, fare fatica. Richiede fatica sì, ma è una fatica finalizzata a un risultato. Richiede fatica arrampicarmi su una montagna, andare a fare una passeggiata su una montagna? Sì, richiede molta fatica, soprattutto se bella ripida. Ma qual è la soddisfazione che io ho nel momento in cui sono su quella vetta e vedo quel paesaggio bellissimo e passo attraverso quei boschi e magari a un certo punto mi fermo anche sulla salita e dico non ce la posso fare, ma poi c'è quella forza interiore, quella voglia, quella curiosità che ci spinge ad andare avanti. Ecco, con la stessa energia del bambino dobbiamo intraprendere questo viaggio di riscoperta delle nostre emozioni, usando una frase che io considero molto potente, che è la seguente: anche se in questo momento sto così male, tutto questo può cambiare e cambia mentre lo osservo. Facendo attenzione a non a identificarci con quel dolore, facendo attenzione a non pensare che sia quel dolore a definirci, perché questo è un altro passaggio molto importante. A volte, ovviamente a livello inconscio, il rimanere all'interno della sofferenza è un modo molto sottile del nostro inconscio per autopunirci. Se io non merito, non penso inconsciamente, perché consciamente spero che nessuno lo pensi, se io penso inconsciamente di non meritare la felicità,
Qual è il messaggio opposto che io do al mio inconscio? Merito la sofferenza. E quindi quando io passo attraverso quella valle, non so come dire, inizio a starci bene, perché penso che quello che io mi meriti, stare e rimanere in quella situazione, perché poi mi porta a entrare in quel famoso ruolo che abbiamo visto nel triangolo drammatico di vittima, vittima, salvatore, persecutore. Se io rimango in quel ruolo di vittima, posso essere alla ricerca di qualcuno che mi salvi, posso essere alla ricerca di qualcuno che mi sgridi e mi dica su dai, quella persona che deve aiutarci, che deve salvarci, che deve a volte un po' alzare il tono per destarci, deve essere dentro di noi, deve essere il nostro adulto, ma non solo il nostro adulto, anche quel nostro genitore normativo e affettivo che ci aiuta proprio a rimetterci in piedi. E questo è un processo. Questo è un aspetto importante, è un processo, può richiedere un giorno, può richiedere un mese, può richiedere 6 mesi. L'importante è ogni giorno autorizzarsi a fare un passo. Perché? Perché c'è proprio una dipendenza anche biologica che noi abbiamo dai neurotrasmettitori che vengono rilasciati dalla tristezza. Quando noi viviamo un periodo di sofferenza, il nostro corpo diventa dipendente biologicamente, quindi è proprio dire ok, oggi decido di fare questo primo passo, sento che ho queste emozioni, mi autorizzo a provarle, con la consapevolezza che a volte queste emozioni potrebbero anche non abbandonarci mai. Pensiamo a un lutto molto profondo. Io penso sempre alla perdita magari di un genitore nei confronti di un figlio, che penso che sia un dolore che ti accompagnerà obbligatoriamente per tutta la vita. O a volte anche quello di un figlio nei confronti di un genitore. Quindi quel dolore in sottofondo rimarrà sempre, però è un dolore che deve essere trasformato in una sorta di nostalgia. Quindi non dobbiamo pensare che uscire dalla tristezza o dalla sofferenza rispetto a un lutto, rispetto a una situazione molto dolorosa, vuol dire boom, essere sempre contenti o essere sempre felici o non avere dei momenti in cui si sente quel male legato a un qualcosa che non c'è più. Quindi autorizziamoci anche a provarlo. Io mi autorizzo a provare quella sofferenza, ma questo non vuol dire che io sono solo quella sofferenza, perché io mi posso definire, anzi io mi devo definire anche in funzione di ciò che non ho più. E questo è un altro passaggio importante. Chi sono io rispetto a ciò che mi circonda? Tendenzialmente quando si entra in una sofferenza molto profonda è perché non ci si riesce a definire se non in funzione di un qualcosa che in questo momento non c'è. E allora lì bisogna proprio fermarsi, e in questo anche le My Energy Bars possono esserci d'aiuto, e dire ma io sono. Io sento, io creo, in ogni istante posso farlo, indipendentemente da ciò che mi circonda. A volte è più semplice quando ciò che mi circonda è molto bello, però ok, oggi cosa scelgo di fare per me? Come cerco di stare bene oggi? Cosa oggi potrebbe aiutare a alleviare anche soltanto di un 1% la mia sofferenza? Andare, faccio un esempio, ad aiutare, adesso fare del volontariato piuttosto che aiutare quella vecchietta ad attraversare la strada, anche se è una cosa piccolissima, è comunque energia. Settimana scorsa ero all'Esselunga, ero alla cassa e ero di fronte a questa vecchietta che ragazzi mi faceva una tenerezza pazzesca perché cioè, non riusciva neanche a stare in piedi quanto era piegata. Allora ho detto signora l'aiuta a mettere le cose sul carrello? Ah grazie, quindi gli ho messo le cose sul carrello.
Poi cercava il portafoglio, mentre cercava il portafoglio per pagargli, dico: signora, le metto le cose nella borsa? Ah, sì, sì, grazie, grazie, le metto le cose nella borsa. A un certo punto mi dice: ah, grazie, grazie, adesso devo correre perché ho il pullman. Io dicevo: ma sta donna qua come caspita fa a prendere il pullman? Cioè, immaginatevi una donna di 85 anni totalmente piegata con 3 borse che pesavano più di lei. E allora gli ho detto: ma guardi signora, dove abita? La porto io a casa. E non si capacitava di questa cosa. E alla fine, vabbè, l'ho portata a casa, lei era tutta contenta, eccetera, eccetera. Ma perché vi sto raccontando questo episodio? Per dire che un gesto che alla fine è stato così semplice, va bene, ho investito 10 minuti della mia vita a fare un'opera di bene, ma l'energia che mi ha dato è stato potentissima, anche perché ogni volta che facciamo del bene a qualcuno, dobbiamo sempre pensare che poi torna. Cioè, a volte mi ricordo quando i figli di Andrea erano più piccoli, no? Io un po' questa cosa, Andrea mi dice: non ti fai mai i cazzi tuoi. Mio marito è un po' meno, è un po' meno, non dico altruista perché in realtà lo è molto, però io sono sempre lì a osservare se c'è, probabilmente è anche educativo, se c'è qualcuno che ha bisogno, no? Quindi intervengo, faccio, no? E mi ricordo che una volta la figlia di mio marito mi chiese: ma chi te lo fa fare? E io gli ho dato una risposta che sento molto vera. E io dico: perché spero che un domani, nel momento in cui io sono in uno stato di bisogno e non sono in grado di prendermi cura di me per qualsiasi motivo, fisico, psichico, ci sia qualcuno che lo possa fare al mio posto. Quindi a volte io penso che per uscire dalla nostra sofferenza dobbiamo veramente iniziare a fare del bene gratuito. Perché è un'energia che è in movimento e anche un messaggio potente che diamo a noi stessi. Colmo la mia sofferenza iniziando a colmare quella degli altri e poi diventa un circolo. Perché noi ragazzi è vero che ci autodefiniamo, siamo, sentiamo e creiamo e siamo noi che definiamo la nostra realtà, ma viviamo in un universo in cui ci definiamo in funzione di come interagiamo con gli altri. Quindi ognuno di noi ha una sua essenza molto profonda e deve entrare in contatto con quell'essenza, ma riuscirà a farlo soltanto se di riflesso qualcuno glielo fa vedere. Cioè, quando nasciamo, nel momento in cui noi nasciamo, cosa avviene? Noi come ci definiamo? Ci definiamo perché ci specchiamo negli occhi di nostra madre. Iniziamo proprio a interagire col mondo esterno. Se noi non avessimo questa interazione, moriremmo, cioè proprio non riusciremmo a definirci. Ci sono proprio degli studi, no? Che sono stati fatti in quei bambini che sono cresciuti magari nelle foreste, cioè soprattutto negli anni 20 e 30 sono stati fatti questi tipi di studi, in cui proprio l'autodefinizione passa per forza attraverso l'interazione con l'altro. Quindi anche quando siamo nella sofferenza, il momento più difficile di confronto con l'altro è quando dobbiamo fare quel passo verso l'altro. Bene, al di là di tutte queste parole, come usare le nostre My Energy Bars per entrare in contatto innanzitutto con le nostre emozioni, con la nostra sofferenza e quindi trasformarla. Quindi facciamo stasera assieme un protocollo, quindi prendiamo le nostre My Energy Bars, per chi non le ha, perché so che ci sono delle persone collegate che in questo momento ancora non le hanno, vi chiedo di immaginarle, ok? Vi chiedo semplicemente di immaginarle, oro nella sinistra e argento nella destra. Quindi faremo un primo passaggio in cui entreremo in contatto con la nostra emozione e ci autorizzeremo a farlo. Per fare questo, inizialmente non le terremo in mano in questo modo, ma le metteremo nella posizione di centratura. Per farlo, vi faccio vedere,
Dovete tenerle ad una distanza più o meno di 1-2 mm e andate a chiudere le vostre mani e le mettete intorno alle bars, mettendovi comodi, cioè appoggiando. L'importante è mantenere le dita chiuse, quindi anche per chi non ha le bars può mettere le mani in questa posizione. E ci autorizzeremo a entrare in contatto con quella sofferenza, quella tristezza che ognuno di noi ha. Ok? E io vi guiderò in questo. Se è molto forte, vi dirò poi anche come fare a gestirla. Quindi mettete le mani intorno alle bars, chiudete gli occhi e fate un respiro profondo. Immaginate un fascio di colore argento che dal centro della terra sale, entra dal vostro perineo e attiva il primo, il secondo, il terzo centro, fuoriesce dalla fontanella e si espande nel centro della galassia. E dal centro della galassia arriva un fascio di colore oro brillante che entra dalla vostra fontanella e attiva il terzo, il secondo, il primo centro, fuoriesce dal perineo e si espande nel centro della terra. Prendete consapevolezza di essere un portale di collegamento cielo-terra, terra-cielo. E ora concentrandovi nel primo, nel secondo e nel terzo centro, ripetete: io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io mi autorizzo ad essere, sentire e creare. Io mi autorizzo a entrare in contatto con le mie emozioni. Io mi autorizzo ad essere il mio genitore affettivo che si prende cura di me e delle mie emozioni. E vi chiedo ora di immaginare, proprio di prendere in braccio voi stessi. Potete immaginarvi come un bambino, come un adolescente. Immaginate proprio di tenere questo bambino in braccio, questo ragazzo, questa ragazza sulle vostre ginocchia. Ed entrate proprio in contatto con quella sofferenza che questo bambino, questa bambina, questo ragazzo, questa ragazza prova. E diventate consapevole che voi siete lì per contenere quella tristezza. Siete lì per permettere a quel bambino, quella bambina, quel ragazzo, quella ragazza di esprimere la sua tristezza. E ripetete: io accolgo la tua sofferenza. Io comprendo la tua sofferenza. Io autorizzo la tua sofferenza.
E immaginate ora di mettere la vostra mano destra sul cuore di voi stessi, che state tenendo in braccio, che state tenendo sulle vostre ginocchia. E ripetete: io l'accolgo e la trasformo in energia rigenerativa. Ed ancora: io accolgo e trasformo la tua tristezza, la tua sofferenza, il tuo patimento in energia rigenerativa. E se a questo bambino, questa bambina, questo ragazzo, questa ragazza dovessero iniziare a scendere delle lacrime, potete fargli una carezza, fargli sentire che voi ci siete, che comprendete il dolore che ha attraversato, che comprendete la difficoltà che ha fatto nel non mostrare agli altri quanto dolore aveva dentro. Accogliete questo dolore e con consapevolezza e con un amore immenso lo trasformate. Immaginate ora che dal vostro cuore si espande una sfera di colore verde brillante che totalmente avvolge voi e quel bambino, quella bambina, quel ragazzo, quella ragazza che avete sulle vostre ginocchia. E ora che siete completamente avvolti in questa sfera di colore verde che pulsa, che si espande e si contrae, vi coccola come una carezza. Prendete le vostre My Energy Bars in mano, oro nella sinistra, argento nella destra. Fate un respiro profondo e andiamo a fare un protocollo di trasformazione alchemica per la gestione, la trasformazione, la trasmutazione di questa sofferenza. Ponete la vostra attenzione all'altezza del primo centro, 2 dita sotto l'ombelico e ripetete: libero l'energia cristallizzata nella mia sofferenza e la porto nel mio centro di potere alchemico. Io sono 3. Fate un respiro profondo e ora ponete la vostra attenzione all'altezza del cuore. Rimanete in ascolto del vostro corpo, delle vostre emozioni, delle vostre sensazioni e ripetete: lascia andare ogni attaccamento emotivo alla mia sofferenza e lascio fluire il mio sentire.
Rimanete in ascolto e fate dei respiri profondi. Inalate ed espirate. Ponete ora la vostra attenzione all'altezza della ghiandola pineale, nel centro del creare, e ripetete: creo ordine e coerenza nella mia sofferenza e mi autorizzo ad essere, sentire e creare. Io mi autorizzo a entrare in contatto con il mio potere personale. Io mi autorizzo a entrare in contatto con il mio amore. Io mi autorizzo a prendermi cura di me. Fate un respiro profondo e ripetendo ancora una volta: io sono, io sento, io creo. Aprite gli occhi, ognuno con i suoi tempi. Bene, bene, bene. Quel bambino che abbiamo preso in braccio, che abbiamo messo sulle nostre ginocchia, è sempre dentro di noi e dobbiamo imparare a farlo più spesso. Dobbiamo imparare a farlo più spesso, a fermarci e a comprendere che oggi siamo una persona adulta, ma possiamo essere quel genitore che magari non abbiamo mai avuto, che abbiamo avuto ma in questo momento non abbiamo più. E quindi dobbiamo prenderci cura di quel bambino, anche se quel bambino è un adulto. Perché viviamo in una società in cui ci insegnano che bisogna essere grandi, che non bisogna piangere, che bisogna essere grandi, ok? Che queste cose, vabbè sì dai, ok, è successo questa cosa, ma adesso vai avanti. E no, a volte andare avanti è difficile. Quindi fermiamoci ogni tanto a prendere quella parte di noi che sta soffrendo e iniziamo a coccolarla, non a reprimerla, a coccolarla, perché se iniziamo a coccolarla, a prenderci cura di lei, a quel punto quella parte comprenderà che è al sicuro e potrà lasciare andare un pezzettino per volta. Bene, adesso è il tempo delle domande. Andrò a stoppare la registrazione così potete parlare in libertà. Ricordo per chi vede questa diretta indifferita che ovviamente per chi ha le My Energy Bars viene inviato il link e quindi per qualsiasi informazione potete leggere sotto e contattarmi. Spengo e lascio la parola a voi.